Viviamo in un mondo dove sulla carta, per legge, si è innocenti fino a prova contraria, ma nella realtà è davvero così? Beh, basta un titolo clickbait che già si è colpevoli fino a quando non si riesce a dimostrare la propria innocenza e quindi di non esserlo. Ed il problema è che spesso, anche se riesci poi a dimostrarlo, la tua reputazione ormai è già completamente distrutta. Pensiamoci un attimo. Oggi basta un titolo, una foto decontestualizzata, una voce non verificata, un sospetto a questo punto diventa notizia. La notizia diventa un caso mediatico ed un caso mediatico diventa una vera e propria pubblica gogna. In un mondo dove sembra che sia l'apparenza a guidare tutto, non serve neanche aspettare il tribunale. Il tribunale oramai è quello dell'opinione pubblica. Sono i commenti sui social, un like, un retweet, un hashtag che diventa virale e la sentenza viene letteralmente già emessa. Questo ovviamente non è una novità, sia ben chiaro. Già nel 1972 Elio Petri ci aveva messo davanti a questo tipo di meccanismo col film Sbatti il mostro in prima pagina. Lì il giornalismo piegava i fatti alla narrazione più comoda, creare un colpevole perfetto, sbatterlo in copertina e alimentare l'indignazione. Non contavano ovviamente le prove, contava il mostro da dare in pasto alla gente, perché si sa, oggi la differenza non è poi molta e invece di un giornale adesso abbiamo i social e lo facciamo poi noi stessi, condividendo e commentando e ovviamente indignandoci per certi tipi di informazione. La macchina del fango adesso è diventata democratica, tutti possono lanciare il proprio sasso e nessuno si preoccupa poi delle conseguenze o di approfondire davvero la situazione. In fondo a chi importa o chi ha il tempo di andare in fondo ad una storia? Il mondo è diventato sempre più veloce e allora la domanda diventa: vogliamo la verità o preferiamo lo spettacolo? Perché diciamoci la verità, a volte noi non cerchiamo la giustizia, vogliamo semplicemente del puro intrattenimento. I social sono perfetti per questo tipo di meccanismo, perché funzionano come una cassa di risonanza. Un post diventa virale in poche ore, un hashtag diventa trending topic in un attimo e senza accorgere quel sentito dire diventa una realtà condivisa. Non c'è più differenza tra la verità e la percezione. Se abbastanza persone credono in una cosa, allora qualsiasi cosa può diventare reale. La cosa più ironica, o tragica se vogliamo dire, è che il meccanismo funziona bene a prescindere. Anche se dopo una settimana salta fuori la verità, anche se poi la persona si dimostra innocente e arrivano le smentite, la macchia sulla reputazione oramai è fatta e il dubbio resta per sempre. È come cercare di spegnere un incendio con un bicchiere d'acqua, ma soltanto dopo che l'intero quartiere o l'intera città è andata completamente a fuoco. In fondo i social non premiano quella che è la verità, premiano l'engagement, premiano quello che è l'indignarsi. Purtroppo a fare più click è, come si dice, lo spettacolo e non capire come davvero stanno le cose. Se guardiamo negli ultimi anni, il meccanismo è sotto gli occhi di tutti. Se prendiamo ad esempio il caso di Johnny Depp e Amber Heard, il processo era ancora in corso, ma il tribunale dei social già aveva deciso chi fosse il colpevole. Uscivano fuori meme, hashtag, video virali e il giudizio per, diciamo, quello popolare era già presente ancora prima di una vera e propria condanna. Oltre questo, ovviamente la macchia per Johnny Depp è stata praticamente immediata, è stato rimosso da quello che era Animali Fantastici o dal suo classico ruolo nel franchise di Pirati dei Caraibi. Un altro poi elemento che rende tutto questo diciamo, sistema ancora più tossico è il fenomeno del rage baiting. Il rage baiting praticamente che cos'è? È una strategia semplice, cioè si lancia un contenuto pensato apposta per provocare indignazione, rabbia oppure divisione sociale, perché la rabbia ovviamente genera click, condivisione, commenti e quindi è un meccanismo facile da utilizzare perché genera traffico. Qual è poi il risultato? Cioè, basta un titolo provocatorio o una mezza verità per scatenare una vera e propria follia digitale. La gente si indigna, commenta furiosa e ricondivide la notizia che così diventa virale. Però bisogna fare attenzione, non diventa virale perché è vera o importante, diventa virale perché fa arrabbiare la gente. E qui torniamo al punto centrale del nostro discorso. In questo meccanismo dei social, chi finisce al centro dell'indignazione diventa automaticamente colpevole. Non importa se l'accusa sia reale, gonfiata o completamente inventata.
Oramai se uno diventa un bersaglio, a questo punto diventa, diciamo, il caso o la notizia del giorno. Il rage baiting trasforma l'opinione pubblica in un vero e proprio plotone di esecuzione, che non aspetta le prove, non ascolta e non sente difese, ma spara il primo segnale di scandalo. Il tribunale dei social non vuole giustizia, vuole semplicemente sfogarsi, vuole indignarsi e paradossalmente più persone si arrabbiano e più qualcuno ci va a guadagnare, perché l'indignazione, diciamoci la verità, è un vero e proprio business. Quindi titoli clickbait volano nei social media americani, come ad esempio questa celebrità ha distrutto la propria carriera con un tweet, cioè "This celebrity destroys his career with one tweet". Spesso in realtà non c'è niente di realmente distruttivo, ma semplicemente il titolo serve a scatenare curiosità, rabbia, indignazione, click. Il rage baiting funziona proprio così. Non conta quanto sia vera questa notizia, conta più che altro farla girare e quindi servono a far arrabbiare le persone. Se prendiamo ad esempio l'Italia, un titolo shock come "cantante famoso beccato in atteggiamenti discutibili", poi si scopre magari che l'atteggiamento discutibile era che stava semplicemente mangiando una pizza in compagnia e nient'altro. Però intanto ci sono persone che hanno cliccato, si sono indignate, hanno commentato e quella notizia ha fatto guadagnare chi l'aveva diciamo diffusa. È un po' come quando un politico lancia una frase volutamente assurda, non per proporre un'idea, ma semplicemente per delineare un vero e proprio trend, tipo qualcuno che doveva costruire un muro da qualche parte. Comunque, alla fine il rage baiting non è nient'altro che benzina che viene buttata sul fuoco, trasforma ogni notizia in un processo pubblico e il dubbio poi diventa ovviamente una condanna preventiva. E il fatto che sui social si debba seguire un trend non lo rende certo più facile. Una notizia viene poi rimbalzata da parte a parte senza essere verificata. Il problema è che questa macchia poi di sospetto causata da rage baiting non gira da sola, ma siamo noi a farla funzionare, perché adesso noi viviamo di fretta, abbiamo poco tempo e nessuna pazienza. Scrolliamo, 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 vediamo un titolo, vediamo un'immagine senza contesto e già ci sentiamo pronti a giudicare. Magari non apriamo neanche l'articolo, basta quello per scrivere e ricondividere. Non verifichiamo la fonte, però commentiamo, discutiamo e condanniamo. È un po' come voler fare la recensione di un libro vedendo il titolo in copertina e non avendolo neanche letto. È il paradosso ed è questa fretta che ci rende, diciamo, poco informati e molto più manipolabili, molto facilmente manipolabili. La soluzione, per quanto banale e non rivoluzionaria, è quella che io dico spesso, cioè semplicemente rallentare, fermarsi un attimo, leggere davvero, capire e magari non ricondividere se la notizia non è attendibile o reale, perché solo così possiamo smettere di essere benzina che alimenta il sensazionalismo e tornare ad avere una cosa che oggi sembra rarissima, cioè un giudizio che sia nostro e non quello che ci viene servito già pronto, perché quando ricondividiamo un'idea che non abbiamo maturato, non è una nostra idea, ma stiamo semplicemente dando spazio e fama a qualcun altro. Beh, ragazzi, spero che questa riflessione vi abbia aiutato a capire quanto è importante rallentare, soprattutto nell'ambito dell'informazione. Ultimamente è facile trovare notizie che alimentano il rage baiting, alimentino la disinformazione e automaticamente facciamo guadagnare gente proprio sui nostri punti deboli. A volte vale la pena perdere il tempo per approfondire, documentarsi e scoprire in realtà che molto spesso le cose sono semplicemente gonfiate. Non auguro a nessuno di trovarsi nell'occhio di un ciclone e soprattutto non auguro a nessuno di doversi trovare poi a difendersi sui social, perché oramai si sa, le accuse sui social valgono più di un tribunale. Comunque, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi ha intrattenuto potete considerare di mettere un like, iscrivervi sul canale, condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale e se vi va e volete spendere qualche punto hype su questo video, a me non farà altro che piacere. Detto questo, con me se vi va ci vedremo nel prossimo video. See you next!